Buonasera, sono Simone Zucchetti, agronomo della Società Agricola San Ferdinando. Ci troviamo in Toscana, provincia di Arezzo, comune di Civitella in Val di Chiana, 10 ettari vitati. Coltiviamo vigneto da ormai quasi 20 anni. In questa campagna viticola 2020, su consiglio di Francesco Barbagli della ditta Biodea, abbiamo deciso di sperimentare il distillato di legno con lecitina. Il nostro esperimento è stato condotto sui 10 ettari vitati dell'azienda. Non siamo riusciti a lasciare da parte un testimone per evidenti problematiche logistiche ed organizzative. A livello visivo e fenologico abbiamo notato diverse cose importanti anche rispetto alla stagione precedente. Una colorazione delle foglie molto più intenso, molto più verde, molto più scuro, una maggiore e migliore uniformità vegetativa e soprattutto durante il periodo estivo nelle zone più soggette a stress termico, stress idrico che poi comportavano un ingiallimento e una conseguente caduta delle foglie, una maggiore e migliore resistenza della pianta. La maturazione delle uve è stata anticipata, sicuramente in parte questo è legato all'andamento climatico, alla media delle temperature, alla stagione particolarmente siccitosa, ma probabilmente sarebbe interessante e credo molto importante valutare anche l'effetto del distillato in merito. Il distillato di legno Biodea è un corroborante e come tale ha un'azione specifica, un'azione di indurre la pianta alle resistenze sia biotiche che abiotiche, e sono fondamentali le sue dosi di impiego. Le dosi di impiego in azienda vitivinicola tipo questa sono fondamentali. Quelle che andiamo a consigliare in un intervallo fra i 200 e i 250 ml a quintale d'acqua. Solitamente queste sono aziende che impiegano dai 200 ai 300 quintali d'acqua ad ettaro per irrorazione, dipendentemente dal momento dell'apparato vegetativo più o meno lussureggiante, più o meno sviluppato. Tutte le aziende vitivinicole che stanno utilizzando il nostro distillato di legno Biodea stanno avendo un riscontro oggettivo di non presenza di pronospera, non presenza di oidio e non presenza di botrite. Chi ha iniziato a usare da 3-4 anni il nostro distillato di legno Biodea sta riscontrando non solo le peculiarità che porta le piante, tutto il mondo vegetale alla difesa, ma altresì anche alla resistenza agli stress idrici, e visto come si sta andando verso le stagioni sempre più siccitose, questa è una nota di tutto rispetto nei confronti del nostro prodotto. Un aspetto che riteniamo interessante ed importante, così come stiamo facendo le ricerche su pomodori, zucchine, insalata, su tutti gli ortaggi e sulle olive, è andare a valutare i valori nutraceutici dei prodotti che otteniamo, perché quando ci alimentiamo è bene alimentarsi con prodotti sani e quindi iniziare a spostare i ragionamenti sicuramente con anticrittogamici e pesticidi assolutamente a zero, ma anche ai valori nutraceutici che ci sono in ogni alimento che noi ingeriamo. Abbiamo testato il prodotto su tutti i nostri trattamenti seguendo quello che era il nostro protocollo standard, quindi con dei dosaggi di rame idrossido con solito formulato commerciale e zolfo micronizzabile 80%, sempre con nostri fornitori di fiducia. A questo in tutti i trattamenti è stato inserito il distillato. Abbiamo fatto numero 10 trattamenti nel corso della stagione, oltre 2 esclusivamente dedicati alla fascia del grappolo, quindi con distillato in purezza direttamente sciolto in acqua, con evidentemente dosaggio di acqua e quindi in percentuale di distillato più basso, trattando esclusivamente la fascia del grappolo. La scelta che è stata fatta qui dall'azienda agricola San Ferdinando dopo i primi test è stata quella di piena fiducia, un po' come sta avvenendo in quasi tutte le aziende agricole dove iniziamo a dare per le prime volte il distillato di legno Biodea. In conclusione, l'esperienza è stata sicuramente molto interessante.
abbiamo dei dati sensibili e tangibili che ci porteranno a ripetere l'esperienza anche negli anni futuri. Chiaramente le nostre valutazioni sono valutazioni tecniche, agronomiche ed interne. Su vigneto naturalmente non abbiamo il supporto di dati scientifici, dati tecnici, e magari ci mettiamo a piena disposizione per magari fare una collaborazione e magari utilizzare dei dati che diano un importante supporto ed apporto a questo tipo di sperimentazione. Qui siamo in un contesto agricolo molto importante, perché oltre a fare viticoltura specializzata con 7 linee di etichette, siamo anche in un'attività ricettiva e quindi c'è il massimo connubio fra la produzione e il turismo rurale.